Buonasera a tutti, grazie. Allora, io voglio partire con questo argomento di cui è già stata fatta menzione comunque questa sera, cioè cosa significa l'1 che sposta il 99. Beh, è semplice, significa semplicemente che ognuno di voi, scusate il gioco di parole, che ognuno di voi, di noi, perché ovviamente io compresa, non dobbiamo solo parlare, dobbiamo agire, perché parlare sono bravi tutti quanti. Significa quella frase che a me è molto cara, che il mondo si cambia in silenzio. In silenzio significa non parlare e poi tornare a fare le stesse cose di prima, cioè sapere che esistono determinate cose, parlarne, ma non fare niente nella propria quotidianità per cambiarle, in realtà non è che serve molto, anzi, quella è tutta energia che va ad alimentare tutto ciò che, tra virgolette, non ci piace. Quindi quello che genericamente si chiama sistema, o comunque chiamano sistema. Io in realtà non amo molto chiamarlo in questa maniera, lo utilizzo come termine perché ormai è un modo molto semplice e veloce per far capire i concetti, ma ricordatevi che sistema in realtà è una parola molto molto bella, molto potente, ed è ciò che aggrega il sistema. Quindi forse questo ci fa comprendere che se volete cambiare il sistema forse bisogna aggregarsi perché una cosa che si è sviluppata tantissimo soprattutto nell'ultimo periodo e che è molto bello, perché sono nati tantissimi gruppi che vogliono a loro modo un mondo migliore, vuoi chi più improntato sulla politica, chi più sull'economia, chi più magari sulla parte sociale, chi sulla scuola, quindi comunque sono tanti gruppi, ma sono tanti gruppi e ognuno va avanti da sé, e vi spiego perché. Non è necessario che sia dall'alto che dividono il popolo, perché il popolo si divide da solo, perché tutti vogliono fare la prima donna. Il mio gruppo è migliore, noi abbiamo il programma migliore, voglio essere io il capo, e quindi è il popolo stesso che si divide. Quindi loro dall'alto in realtà devono fare solo un minimo. Quindi è da qua che dobbiamo partire. Cioè, se non collaboriamo, questo non significa che non devono più esserci gruppi divisi, ma significa che se tutti vogliono fare le prime donne perché io sono migliore dell'altro, beh, in alto se la ridono, che dicono non dobbiamo neanche farlo noi il lavoro di dividerli, fanno tutto da soli. Un altro aspetto su cui mi piacerebbe che ci focalizzassimo stasera è: se non puoi cambiare il sistema, gira il sistema a tuo favore. Questo sono pochissimi quelli che comprendono le dinamiche. È facile? No, però se non lo facciamo tutti quanti stiamo lì ad aspettare che sia dall'alto che le cose cambiano. Ricordatevi che è il popolo che cambia il governo, non è aspettare che siano loro che decidono che va su qualcun altro. Non vi piace questo sistema? Beh, cambiamolo, ma cambiamolo veramente. Non cerchiamo di fare semplicemente un cambio di forma. Beh, invece di questo gruppo ne creo un altro, invece di questo partito ne creo un altro. Cambiamo la sostanza. È quella che si chiama trasmutazione alchemica, la trasmutazione del piombo in oro. E quindi è fondamentale comprendere questo. Io ho una visione completamente diversa rispetto alla media delle persone, anche delle persone che si ritengono alternative, perché in realtà molte persone che si ritengono alternative non fanno altro che avere gli stessi pensieri comuni, ma a scopi, tra virgolette, diversi, per il bene superiore. In realtà tutti vogliono operare per il bene superiore, è che ognuno ha il proprio concetto di bene superiore.
solo che c'è sempre, il mio concetto di bene superiore è migliore di quello di un altro. Siamo sicuri? Perché ricordiamoci che l'efficacia è la misura della verità. Quindi cos'è vero? Ciò che funziona, ma non ciò che funziona in generale, ciò che funziona qui e ora, che fra un mese magari potrebbe non funzionare più. È così che noi andiamo a comprendere quelli che sono i nostri livelli di coscienza. Quindi partiamo da un concetto che l'uno che sposta il 99 dipende dal vostro livello di coscienza, non da quello che pensate di essere, ma quello che siete. E mi ci metto in mezzo ovviamente anch'io, perché io sono la prima. Come fate a sapere a che livello siete? Guardate la vostra realtà. Non è ciò che dite di essere, ma ciò che siete veramente. Cosa attirate nella vostra realtà in questo momento? Come percepite la realtà in questo momento? È da lì che tutto inizia a cambiare. E allora stasera vorrei parlarvi proprio di questi livelli di coscienza che non sono uguali per tutta la popolazione. Io spesso sento dire ma quello non capisce niente, ma possibile che non veda come stanno le cose? Certo, è come se voi parlaste a volte di fisica quantistica con un bambino di 3 anni. Al bambino di 3 anni non interessa la fisica quantistica, la applica già, sa già come funziona, ce l'ha dentro di sé, quindi non gliela devi spiegare. Ma il bambino di 3 anni applica la fisica quantistica per giocare, a lui interessa quello. Quindi è fondamentale iniziare a non giudicare più chi non la pensa come noi, perché sennò cadiamo sempre nel tranello del vogliamo il diritto di espressione, il diritto di parola, però tu ce l'hai solo quando la pensi come me, sennò diventi un cretino, un no brain come mi sono sentita definire io in questo ultimo periodo. Ok? Quindi parte da noi il mondo migliore, non è non capisce niente quello lì, no, è se non vuole accettare questo tipo di concetto, non glielo potete inculcare. Se lo facessero con voi vi piacerebbe? Ecco, dobbiamo sempre partire da questo, però noi riusciamo a comprendere, a evitare di giudicare gli altri solo esclusivamente quando abbiamo raggiunto un determinato livello di coscienza. Quindi ricordiamoci che se siamo qua oggi significa che probabilmente nessuno di noi è un illuminato quindi o fulminato, esatto. No, insomma, io credo che qua di fulminati probabilmente ce ne sono pochi, però non siamo neanche illuminati, insomma, per l'accezione che diamo ovviamente alla parola illuminato, cioè il raggiungimento massimo del livello di coscienza, ovvero il cosiddetto avatar di cui vedremo tra poco, che si incarna in Gesù Cristo, in Buddha, in Shiva, eccetera. Partiamo dal concetto che nei diversi livelli di coscienza ci sono anche bisogni completamente diversi. E i bisogni però esistono per un semplice motivo, perché noi siamo identificati con la nostra macchina biologica. Cosa significa questo? Intanto la macchina biologica, per sintetizzare, quando mi sentirete utilizzare questo termine, intendo il nostro corpo fisico, il nostro campo emotivo e il nostro campo mentale, quindi corpo, emozioni e pensieri. Ok? Significa tutto questo insieme. Quando ci chiedono chi sei tu, spesso e volentieri diamo un nome e cognome, ok? Ma noi non siamo il nostro nome e cognome. Al massimo possiamo essere il nostro nome, non il cognome. E diciamo, io sono avvocato, io sono operaio, io sono... Ecco, questa è un'identificazione con i bisogni.
Allora iniziamo a disidentificarci con i bisogni. Io faccio l'avvocato, io faccio l'operaio, chiaro? Perché più io sono, più significa che in realtà il vostro livello di coscienza è basso. Quindi questo è già un modo per modificare la realtà che vi sta attorno, perché ricordatevi che cambia la realtà che sta attorno se cambia il vostro microcosmo. Non cambiano gli altri perché voi pensate una cosa diversa dagli altri. Siate di esempio, vibrate diversamente rispetto alle altre persone, perché voi attirate la vibrazione che siete. Ripeto, cos'è il vostro mondo? Com'è il vostro mondo in questo momento? Perché adesso io non so in quanti siamo stasera qua, 40, 50, non so in quanti siamo, ma se io chiedo ad ognuno di voi com'è il proprio mondo, abbiamo 40-50 definizioni completamente diverse. Eppure siamo tutti qua. Eppure viviamo sullo stesso pianeta. Viviamo tutti in Italia, viviamo tutti in Veneto. Quindi capite che non è dicendo le cose agli altri che si cambia con l'esempio. E ricordatevi che cambia solo chi vuole cambiare. Ci sono tante cose che mi propongono, ma io non le voglio accettare. Significa che io sono migliore degli altri? No, significa che io ritengo nel qui e ora che quella cosa non sia adatta a me. Questo è. Non significa che io sono migliore e un altro è peggiore, ma noi modifichiamo la nostra realtà per ciò che riteniamo opportuno. E quindi più noi cambiamo vibrazione, più cambiano i nostri bisogni, fino ad arrivare al punto in cui non ci sono più bisogni. Quindi andiamo ad analizzare, come vi dicevo, tutto il discorso sui livelli di coscienza. Voglio semplificarvela questa cosa, cerco di utilizzare dei termini molto semplici perché vorrei insomma che il concetto entrasse in maniera molto diretta. Non voglio parlare in termini scientifici eccetera, quindi io chiedo anche perdono anticipatamente a coloro che magari conoscono questi concetti in maniera un po' più profonda. L'universo possiede un database cosiddetto atavico a cui chiunque può accedere, ok? Questo database atavico è la coscienza universale, perché noi abbiamo una coscienza individuale e una coscienza universale. A quella universale possono accedere tutti quanti e le informazioni sono uguali per tutti. Quello personale invece riguarda solo chi siamo noi nel momento in cui siamo incarnati in questa macchina biologica. Questo ci viene dimostrato per esempio per chi magari ha potuto provare qualche volta dal test kinesiologico. Se qualcuno di voi ha fatto il test kinesiologico qualche volta sa quanto è perfetta la risposta che ci fornisce. Perché? Perché il test kinesiologico proprio si rifà a quello che è questo database atavico, questa coscienza universale. Un altro aspetto è quello che magari, se qualcuno di voi lo conosce, è quello di accedere al proprio registro akashico. Uguale, stiamo parlando in linea di massima, non dico della stessa cosa, ma quasi. Ricordiamoci che il nostro corpo e le nostre emozioni non mentono mai, quindi quello che ci sta trasmettendo il nostro corpo in una determinata situazione significa che è un messaggio molto specifico per noi, sia chiaro, cioè quello che provo io non significa che sia adatto a Matteo, chiaro? Anche se siamo a 20 centimetri di distanza. Noi spesso e volentieri ignoriamo però l'esistenza di questi segnali che il corpo e le emozioni in realtà ci stanno indicando. Quindi
mente e corpo sono in realtà in simbiosi, in realtà sono una stessa identità, una stessa entità, però per comprenderlo lo vediamo ancora sotto due aspetti. Questo database che tutti noi abbiamo a disposizione rappresenta quella che viene definita la dimensione della genialità. Cos'è la genialità? Il genio è semplicemente il vostro spirito guida. Noi abbiamo un'anima che è trinitaria, l'anima animale che è quella che ci dà la vita, che hanno anche gli animali, l'anima umana che ci caratterizza come razza animale, concedetemi il termine, come mammiferi, ok? Perché non è la stessa anima che hanno per esempio i nostri cosiddetti progenitori, ammesso che sia vero che siano i nostri progenitori, cioè le scimmie. E poi abbiamo lo spirito guida, abbiamo il nostro genio, che è quello che vi dà l'intuizione, l'ispirazione, quelle risposte che vengono in momenti un po' diversi, le sincronicità, le coincidenze. Tutto questo vi viene fornito dalle vostre guide, dal vostro genio, che nella religione cristiana è stato eliminato, mentre è rimasto per esempio nella religione musulmana. Infatti, se qualcuno di voi ricorda, tutte le fiabe di origine ovviamente musulmana hanno il genio, il famoso genio della lampada, che altro non è che noi su un campo più vasto, siamo sempre noi. Ogni volta che noi abbiamo delle ulteriori conoscenze, noi andiamo ad innalzare il nostro livello di coscienza, ma attenzione, non solo a livello teorico, quando noi abbiamo conoscenza pratica, cioè la portiamo poi anche sul nostro quotidiano. Ecco allora che iniziamo ad innalzare il nostro livello di coscienza. E quindi conoscere cosa significa? Significa sperimentare, significa influenzare l'evoluzione umana. Attenzione, influenzare, non manipolare. L'influenza è qualcosa che si sceglie perché risuona con noi. La manipolazione è qualcosa di indotto dall'esterno, da qualcuno che noi prendiamo per condizionamento, per paura. Ok? Cioè allora, ok, vado da quella parte perché ho paura per tutta una serie di motivazioni. Dobbiamo entrare in un nuovo paradigma, iniziare a ragionare, a percepire le cose in maniera diversa. Cosa significa cambiare paradigma? Beh, per esempio, molto semplicemente, stasera io sono di qua e sono di fronte a voi, quindi se devo descrivere questo luogo, io ho in questo momento determinati punti di descrizione. Pur essendo all'interno dello stesso luogo, voi però avete, ognuno di voi ha la possibilità di descriverlo in maniera diversa, perché ha dei punti che vede, altri punti che non vede, e quindi ciò che descriverà sarà molto personale. Ecco, cambiare paradigma cosa significa? Beh, per esempio che se io mi metto in fondo alla sala, inizio ad avere delle informazioni diverse e quindi acquisisco maggiore conoscenza. Il vecchio paradigma ha una caratteristica molto importante. Innanzitutto manca di differenziazione tra oggettivo e soggettivo. Esiste un'unica realtà, ma tante verità quante sono le persone che vivono su questo pianeta. L'oggettività è la realtà, la soggettività è la verità. Quindi ognuno percepisce la realtà a modo suo. Vuol dire che uno ha una realtà giusta e uno ha una realtà sbagliata? No, dipende dal nostro sistema sensoriale, dal nostro vissuto,
dalle nostre credenze, dai condizionamenti, dalle esperienze che abbiamo fatto, dalle conoscenze, quindi dipende da tantissimi fattori. Il vecchio paradigma ignora le limitazioni contestuali di motivazione e terminologia. Cosa significa? Perché siete venuti a incarnarvi sulla Terra in questo periodo storico qui. Questa è la motivazione. La terminologia è: cambiate modo di parlare e cambierà il vostro universo. Perché? Perché se io per descrivere la realtà esterna utilizzo parole cosiddette negative, vedrò solo un mondo negativo. Se inizio a utilizzare parole diverse, parole potenzianti, la mia realtà, la percezione della mia realtà inizia a modificarsi. Mi spiego. L'esempio più semplice, più banale di tutti. Ciao Matteo, come stai? E Matteo cosa mi dice? Non male. Se invece mi dice bene, mi ha espresso sempre la stessa cosa, ma ha cambiato terminologia. Non male significa che il suo mondo non è bello. Cioè lui non ha una percezione bella di ciò che gli sta attorno. Bene, invece sì. Eppure vive sempre nello stesso contesto. Chiaro? Cambiate voi stessi per cambiare il mondo. Se tutti cambiamo, cambia il mondo. Questo è il concetto di base, molto semplice, ma che poi nella vita di tutti i giorni ci dimentichiamo perché aspettiamo sempre che siano gli altri a cambiare. Ma ricordatevi una cosa, se quella infelice sono io che devo cambiare, non devono cambiare gli altri. Se Matteo è felice, la Sonia è felice e io sono infelice, chi è che deve cambiare? Loro? Per essere infelici anche loro? No, cambio io per essere felice anch'io. Quindi chi non è contento è colui che deve cambiare, non deve aspettare che siano gli altri a cambiare per sentirsi meglio. Perché se impone agli altri di cambiare, non sarà contento nessuno. Credo che forse qualcuno di voi abbia provato a dire marito, la moglie, i figli, ai genitori, agli amici, ai colleghi: cambia tu, deve cambiare lui, deve cambiare lei. No, se lui e lei sono contenti, perché devono cambiare loro? Siamo noi che abbiamo una percezione magari distorta della nostra realtà, sia chiaro. Viene ignorato che esiste la coscienza e di coscienza ne abbiamo appena parlato, anche se in termini molto sintetici. Vi è inoltre una incomprensione della causalità. Si pensa che sia tutto casuale. No, ricordatevi che esiste la legge di causa e effetto, che è una legge universale che qualcuno confonde con il karma, ma non sono la stessa cosa. Causa e effetto significa ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, punto. Quali sono le azioni che hai posto in essere? Ecco, la realtà che ti ritorna è esattamente quello. Non ti piace, probabilmente ti mancano delle informazioni, non significa che stai per forza sbagliando. Magari ci sono dei dettagli da sistemare. Quindi ogni segreto è svelato se sappiamo dove e come guardare, quindi informandoci. Ma informarsi non significa semplicemente ascolto quella cosa perché mi piace, mentre quella là non mi piace, allora è sicuramente falsa. Il vero e il falso non è mi piace o non mi piace. Spesso e volentieri è proprio ciò che non ci piace, la verità, perché la verità non è difficile dirla, è difficile da accettare. Quindi, mi raccomando, iniziamo a comprendere perché magari non vogliamo accettare determinate situazioni. Un altro aspetto è che tutti siamo collegati, di questo ne ha parlato Matteo prima, quindi noi siamo solo una frammentazione del cosiddetto uno, ma facciamo parte tutti della stessa entità. Quindi siamo tanti pezzi del puzzle che messi nel nostro posto diveniamo funzionali. Funzionali a cosa?
anche al sistema. Quale sistema? Beh, dipende. Se vogliamo farci mettere lì dagli altri, il sistema esterno. Se vogliamo decidere noi il nostro posto, beh, allora il nostro sistema. Capite la differenza? È assolutamente fondamentale. Esiste il cosiddetto punto critico, che è quel punto dove un input minimo fa modificare tutto quanto. Qual è questo punto minimo? Lo scopriremo alla fine. Intanto però è importante comprendere le basi di tutto, altrimenti non comprenderemo qual è questo input. Però l'esperimento di Edward Lorenz del 61 ci insegna che il battito di ali di una farfalla può causare un uragano dalla parte opposta della Terra. Lo conoscete questo esperimento? Se non lo conoscete provate ad andarlo a vedere, è spettacolare. Edward Lorenz era un meteorologo e che ha scoperto appunto questa cosa. Andiamo a vedere velocemente quali sono i livelli di coscienza. Io vi darò delle informazioni, vi darò dei numeri, io vorrei solo che li prendeste per comprendere il concetto. Dopodiché, se volete, il video è registrato, quindi potete tranquillamente andarlo poi a rivedere, perché penso che Matteo e Sonia vi daranno il link. Allora, lo studio più completo che è stato fatto è stato uno studio trentennale di David Hawkins, pubblicato nel 93, quindi ha già qualche anno, ma quindi oggi alcuni dati sono sicuramente cambiati, però come vi dicevo vorrei che venisse compreso il concetto di base, quindi non tanto il numero di per sé quanto il concetto. Egli definì la scala dei livelli di coscienza umano da 0 a 1000, dove a 1000 c'è l'avatar, il Gesù Cristo per capirsi, e a 0 invece c'è la morte. Sotto il livello 200 ci sono i livelli distruttivi, ci sono i livelli cosiddetti della forza, e sono distruttivi perché significa che noi poniamo in essere delle azioni che invece di farci bene ci fanno del male, inconsapevoli, incoscienti. Ci manca ancora tutta una serie di esperienze, di conoscenze, però insomma, abbiamo la possibilità di modificarci. Quindi sono i livelli sotto il 200 che riguardano solo i 5 sensi, mentre sopra al livello 200 noi abbiamo i cosiddetti livelli del potere, che attenzione, non è il dominio, perché oggi la parola potere viene utilizzata come al posto della parola dominio. Il potere è un'energia illimitata che appartiene ad ognuno di noi. Quindi vedete come vengono distorti i termini oggi? Quindi quello che vengono chiamati poteri forti sono semplicemente i dominatori, non sono poteri. È chiaro questo? Quindi iniziamo a utilizzare le parole per il loro significato. Quindi sopra il 200 ci sono i livelli di coscienza che partono dalla consapevolezza in su. Ogni persona può avere un livello di coscienza diverso nei vari settori della vita, che ne so, nella famiglia un livello, nel lavoro un altro, nelle amicizie un altro, ok? Giusto per semplificare. A livello 20, come vedete, a livello molto vicino alla morte, c'è la vergogna. Quindi quando uno si vergogna, in realtà sta sviluppando il livello di coscienza più basso vicino alla morte. Quindi la vergogna è uno stato in cui tende a trasformare la vittima in carnefice, ma spesso in carnefice di se stessa. E quindi la vergogna diviene un vero e proprio pericolo sociale. Si sceglie la morte come suicidio o come omicidio, chiaro? O elimino me perché non ce la faccio più, o elimino chi ritengo sia
colpevole della mia paura, del mio terrore, e infatti a questo livello ci sono anche i serial killer. A 30 c'è la colpa, ma pensate un po' che il senso di colpa è una delle cose più diffuse. Vedete a che livello è? Bene, non esiste colpa, esiste responsabilità. Quindi eliminate i sensi di colpa sotto qualsiasi tipo di aspetto. Il senso di colpa è stato creato con le religioni monoteiste. Prima non esisteva il senso di colpa, prima c'era responsabilità e irresponsabilità. Quindi voi capite come le religioni monoteiste hanno indotto miliardi di persone a credere che se non fai come dice Dio, che poi bisogna capire se è come dice Dio o se è come dicono gli uomini che si interpongono tra noi e Dio, perché anche qua bisogna andare a definire. Con questo non sto denigrando le religioni, sia chiaro, non vorrei che poi venisse fraintesa la cosa, perché un conto è il messaggio religioso, un conto sono gli uomini religiosi, ok? Cioè che rappresentano Dio in terra, che fanno da tramite. Sono sempre uomini, sono sempre persone con i loro pregi e i loro difetti, quindi alcuni messaggi possono essere distorti. Toglietevi il senso di colpa perché non esiste in qualsiasi settore. Al massimo potete essere stati irresponsabili. A 50 c'è l'apatia, cioè qui le persone dipendono completamente dagli altri, sono prive di energia ma anche dei mezzi per trovare queste energie e quindi sono in una fase di stasi. Sono quelle persone che per paura di sbagliare non fanno niente, ma non fanno neanche niente per uscire da quello stato. Non per cattiveria, non per scelta, mi raccomando, ma perché non hanno ancora questa energia per potercela fare. A 75 c'è l'angoscia e qui troviamo le persone che sono depresse. A 100 c'è la paura. Vedete la paura che zona molto bassa è? Però la paura ha una caratteristica che può dare una spinta, quindi sviluppare il coraggio. Sono pochi quelli che lo fanno, però è fattibile. Quindi quando si dice ma quella persona lì ha paura di tutto, sì, avete visto che livello di coscienza è? Il livello di coscienza non si sceglie, perché è come i livelli di coscienza sono come le scuole. C'è l'asilo nido, c'è la scuola materna, ci sono le scuole elementari, le medie, le superiori, l'università, chiaro? Quindi non si può giudicare col livello universitario un bambino delle scuole elementari. Quindi il livello di coscienza dipende anche da, tra virgolette, l'età dell'anima. Per età si intende l'esperienza che ha fatto l'anima, perché l'anima non va ad anni come è in questo paradigma terrestre. A 125 c'è il desiderio, smettete di desiderare, iniziate a volere. Qual è la differenza? Desiderio è qualcosa di statico, la volontà c'è l'azione. Io posso dire in questo momento voglio un mondo, desidero un mondo migliore, ma se poi vado a casa e domani mattina mi sveglio e faccio esattamente quello che facevo prima, il mondo migliore non avviene così per magia, è chiaro. A 150 c'è la rabbia, vedete che sono sempre distruttivi. Trasmutate la rabbia in impeto guerriero. La differenza, la rabbia è di pancia, l'impeto guerriero di cuore. Il vero guerriero spirituale agisce non per far del male, ma per difendere prima se stesso e poi per educare l'avversario, mai per fargli del male. 175 c'è l'orgoglio. Quante volte sono proprio orgoglioso di quello che ho fatto, sono orgoglioso di mio figlio. Iniziate ad essere fieri.
perché l'orgoglio è sempre un livello distruttivo. E arriviamo finalmente a questo livello 200, che è il livello del coraggio. Cos'è il livello del coraggio? Vuol dire iniziare a prendere in mano la propria vita. Cosa significa in termini quotidiani? Significa che l'energia che io emetto e l'energia che io acquisisco sono in pari, sono in equilibrio. Sotto il livello 200 significa che l'energia che io emetto è inferiore all'energia che acquisisco. Quindi è per quello che non riesco ad avere un livello di coscienza maggiore. Devo ancora entrare nell'equilibrio. Livelli superiori al 200 sono più le energie che emettete rispetto a quelle che acquisite. Ma perché? Perché non le volete? No, perché ne generate talmente tanta che inizia ad essere di aiuto per coloro che hanno un livello di coscienza inferiore a 200. E dopo andremo a vedere meglio questo aspetto, perché è questo concetto quello fondamentale per capire l'uno che sposta il 99. A 2,50 c'è la neutralità, è il cosiddetto livello dove si inizia a sviluppare la fiducia in se stessi, una grande autostima. A 310 c'è la buona volontà. Cosa significa? Finalmente iniziamo a fare delle azioni utili per dei progetti importanti. A 3,50 c'è l'accettazione. Cos'è l'accettazione? È ok, le cose stanno così, ma non significa quindi non faccio niente. Le cose stanno così, accetto che le cose stanno così, da qua si riparte. Ok? Il mio compagno mi ha lasciato, non ne faccio una tragedia, accetto la cosa e inizio di nuovo un'altra esperienza di vita. Lo so che se il mio compagno mi lascia non è da oggi e domani che avviene l'accettazione, ok? Vivetevi il vostro dolore, ok? Dopo un certo punto però bisogna ricominciare, perché se state nel vostro dolore tutta la vita, beh, non andate a creare un mondo migliore, perché dovete sempre dedicare le energie a stare bene voi, dedicate le energie al dolore. A 400 c'è la razionalità, sono le persone molto razionali. Quali sono queste persone? Beh, sono quelle persone che per esempio vanno a gestire una grandissima quantità di dati. Per esempio, per farvi l'esempio, come vedete dalle slide, Freud era su questo livello, Cartesio era su questo livello, lo stesso Einstein, i premi Nobel sono a questo livello. Attenzione, qua iniziamo a comprendere, solo l'8% della popolazione arriva a questo livello. Siamo a 400, ci sono 1000 livelli. Vedete com'è difficile cambiare il mondo? Il livello 500 è il livello dell'amore. Si parla dell'amore incondizionato, non dell'amore condizionato verso il proprio compagno o la propria compagna. Se parli con quell'altra persona io sono gelosa. No, non è questo, è l'amore incondizionato. Ok? Quello senza condizioni. Ti amo a prescindere. Ti amo perché esisti. A questo livello accede circa il 4% della popolazione. Capite come sono veramente poche le persone che riescono ad amare davvero? L'amore condizionato non è vero amore, però è un primo passo, sia chiaro, per arrivarci. Andiamo al livello 540, che è quello della gioia. Quindi vedete quanti passi dobbiamo fare per essere veramente felici nella nostra vita?
Quante persone accedono al vero livello della gioia? 0,4% della popolazione. $540 è il livello dei miracoli, quindi da lì in poi livello 600 è il livello della pace. Livello della pace. Nel momento in cui è stato fatto questo studio, quindi è stato pubblicato, ripeto, nel 93, solo 12 persone in tutto il mondo erano a questo livello. 700.000, quindi qua non si fa più distinzione perché sono livelli talmente elevati che per alcuni di noi sono anche impensabili. Sono i livelli degli avatar di cui dicevo prima, Krishna, Gesù, Buddha, sono coloro che incarnano proprio, utilizzo il termine avatar per rimanere molto sul generico, ok? Poi ognuno lo può interpretare a modo suo. Ricordiamoci che un avatar va a compensare tutta la popolazione. Adesso lo vediamo. Sto arrivando alla conclusione e quindi arriviamo adesso al nocciolo del discorso, però era importante fare tutta la premessa perché sennò la parte finale non riusciamo a comprenderla adeguatamente. L'85% della popolazione mondiale è sotto il livello 200, quindi solo il 15% può riuscire ad aiutare queste persone. La media è di 204. Capite com'è molto bassa la media mondiale? Ripeto che sono i dati del 93. Nel frattempo ci sono stati tutti gli eventi della convergenza armonica, tutta una serie di eventi che hanno elevato ulteriormente le energie a livello globale. Però non pensate che siamo arrivati a 3, 4, 500, saremo a 210, 215 forse oggi di media. Il livello è rimasto invariato a 190 per tantissimi secoli, quindi l'umanità continuava a distruggere se stessa. In effetti, guardate caso, è solo da pochissimi anni che c'è stata un'esplosione della popolazione mondiale. Forse perché abbiamo aumentato proprio questo livello. Siamo andati dai livelli distruttivi dell'umanità 190 a 204, che sono invece i livelli costruttivi. E tutto questo è avvenuto, come dicevo, a seguito della convergenza armonica che si è verificata alla fine degli anni 80. Per chi non lo conoscesse, la convergenza armonica è un allineamento molto particolare del sistema solare con la galassia che ha portato delle vibrazioni diverse dall'universo. Per chi è amante dell'universo Marvel, come siamo io e Sonia, è spiegato molto bene in termini molto semplici nel film Thor: The Dark World. Se volete c'è Thor proprio che spiega questa convergenza armonica in maniera molto, molto semplice, e può essere anche uno spunto per iniziare a guardare, per chi ama magari i supereroi, questi film, perché in termini molto criptici, ma anche neanche tanto, spiegano come funziona tutto il mondo: la politica, i servizi segreti, l'economia, la scienza, la salute, l'educazione, c'è tutto in quei film lì, quindi è uno spunto che vi do. L'evoluzione umana è lenta. Quello che diceva prima Silvia, non si cambia da oggi e domani, ma se non iniziamo mai, perché è come dire, il primo giorno delle elementari voglio essere ingegnere. Insomma, sappiamo che abbiamo tutta una serie di anni prima per arrivare a questo. Poi c'è chi è particolarmente genio e si laurea prima, però comunque non è che lo fa a 6-7 anni di età.
La media, come vedete, è di 5 punti ogni vita, quindi se noi siamo arrivati a oggi in questa incarnazione a 200, beh, la lasceremo a circa 205, insomma ne abbiamo da lavorare. Poi qualcuno fa dei balzi veramente enormi, qualcuno molto meno, però sappiate che ognuno se ne va sempre ad un livello un po' più elevato rispetto a quando è venuto qua. È ovvio che oggi, se voi vedete delle persone che sono passate da 150 a 155, beh, non sembra che abbiano fatto un granché. In realtà, sì, per loro è stato veramente un salto qualitativo. Si fa un po' alla volta, si fa un passo alla volta. Un aspetto molto interessante è che hanno valutato che circa il 2,6 della popolazione ha una polarità anormale, significa che si potenziano con ciò che depotenzia il resto della popolazione. Esiste, hanno un campo magnetico rovesciato. Vuol dire che sono cattivi? No, vuol dire che sono diversi. I mancini, per esempio, sono cattivi? No, semplicemente utilizzano la sinistra invece della destra. Tutto qua. Chiaro? Sempre, visto sempre semplificando ovviamente il tutto. Dicono che siano la causa del 72% dei problemi sociali. In realtà sono quelle persone che ci mettono alla prova. Vediamo a che livello di coscienza sei. Bene, devi risolvere dei problemi. Vediamo che problem solver sei. Cioè, se sei in grado di risolvere il problema, vuol dire che il tuo livello di coscienza è elevato. Se invece sottostai a quel problema, vuol dire che magari non sei a quel livello che pensavi di essere. Ricordatevi che i problemi sono problemi se decidiamo noi che sono problemi. Anche qua è un aspetto interessante. Arriviamo all'1 che sposta il 99. Un individuo di livello 200 può controbilanciare 90.000 persone di livello inferiore. Quindi se io ho un livello 200 sposto 90.000 persone, o perlomeno ho le potenzialità per spostare 90.000 persone. Tirandole di peso? No, essendo di esempio. Se io sono un individuo di livello 400, controbilancio 400.000 persone di livello inferiore a 200. Iniziate a capire perché c'è qualcuno che è molto famoso e qualcun altro no? Dipende dal livello di coscienza, indipendentemente dal fatto che noi condividiamo oppure no ciò che loro fanno. Il livello di coscienza non è ciò che ci piace o non ci piace, è una cosa a sé. Un individuo di livello 500 controbilancia 750.000 persone. Un individuo di livello 600 10 milioni, uno di 770 milioni di persone e un avatar, come dicevo prima, controbilancia tutta l'umanità. Quando si incarna un avatar, l'umanità aumenta esponenzialmente di livello, che venga percepito oppure no. E volevo solo riportare l'attenzione sul discorso potere e forza di cui parlavo prima, perché è importante, noi li utilizziamo spesso come sinonimi, in realtà sono due cose diverse. La forza riguarda la personalità, il potere riguarda la nostra parte spirituale animica e quindi è importante, come vi dicevo, sostituire la parola poteri forti con dominio, perché i poteri forti non sono il potere, sono semplicemente una parola utilizzata in un contesto sbagliato, che però poi entra nella nostra mente. Il potere ottiene in maniera semplice ciò che la forza ottiene con sforzo massimo. Si chiama forza, quindi devo fare fatica.
Se utilizzo il mio potere, no, diventa tutto semplice. La forza è seduttiva, il potere è poco attraente, infatti i deboli sono attratti dalla forza, vengono sedotti. Questo vi aiuta anche a capire il tipo di comunicazione che utilizzate voi e che utilizzano gli altri. La forza è arrogante, il potere è umile. Ricordatevi, il mondo si cambia in silenzio. Con questo non significa che non dobbiamo fare le manifestazioni di piazza, che non dobbiamo dire le nostre idee, eccetera, eccetera. Ma non serve a niente urlare se poi torniamo a casa e facciamo le stesse cose di prima. Il potere è favorevole alla vita. La forza in realtà logora la vita. Provate a pensare al vostro corpo. Non potete mantenere la stessa forza tutta la vita. La forza sfrutta l'individuo a beneficio di pochi. Il potere unisce, la forza polarizza. O di qua o di là. Da che parte stai? O sei con me o sei con Matteo? Perché non posso stare con tutti e due? Chiaro? O con noi o contro di noi. Questa è la forza. Il potere è: uniamo i talenti di uno e dell'altro. Il potere attrae, la forza respinge. Infatti la forza polarizza. Il potere è al servizio, la forza è per se stessa. Se io sono egoista, sto utilizzando la forza, ma se io sono egoista è perché devo ancora raggiungere il mio livello 200, quindi ho bisogno di concentrare tutte le energie su di me. Prima salvo me stesso, poi posso mettermi al servizio degli altri. Non potete salvare gli altri se non avete salvato voi stessi. Non potete aiutare gli altri se non siete arrivati almeno ad un livello 200. Il potere è libertà, la forza è opportunismo.